Buongiorno cari amici, ci troviamo a Scanno, precisamente in Abruzzo. Siamo venuti per la prima volta nella nostra vita non con un'auto, non con un aereo, ma con un camper. E non un camper qualsiasi, il camper Atlas di Indie Camper. Indie Camper è una società leader nel noleggio di camper, con una rete estesa in tutto il mondo, dall'Europa agli Stati Uniti. La sua forza sta nella flessibilità e nella qualità dei veicoli, pensati per ogni tipo di viaggio, che tu voglia un'avventura on the road, una vacanza in famiglia o un viaggio romantico. Noi abbiamo scelto questo Atlas di Indie Camper, un veicolo spazioso ideale per 5 persone, con 2 letti matrimoniali comodi, perfetti per 2 adulti e bambini. Questo camper è quasi 7 metri. La cosa interessante è che ha una retrocamera, anche perché per chi è nuovo in questo settore come noi, avere la retrocamera in qualche maniera aiuta. Ora, mentre finiscono a sistemare un pochino l'interno, vi diciamo che questa notte noi ci siamo appoggiati in questa sosta camper vicino appunto al lago di Scanno. Abbiamo collegato il nostro camper alla linea elettrica con gli appositi cavi che vi daranno in dotazione Indie Camper, ed è essenziale per l'utilizzo di prese, altrimenti non è possibile utilizzare le prese all'interno del camper, ma solo caricare cellulari o dispositivi con l'USB, quindi solo col cavetto, e ovviamente i tempi di ricarica si allungano di tanto. Prima di entrare all'ingresso del camper vi facciamo vedere le dotazioni esterne. Abbiamo un piccolo garage, noi abbiamo inserito in questa prenotazione anche l'extra sedie e tavoli e kit pulizia, kit essential kit con piatti, pentole e quant'altro. Questo qui è il garage che si trova sotto il primo letto che andremo a vedere. C'è anche un'altra zona dove è possibile storare i bagagli. Vicino al nostro garage abbiamo il nostro riscaldamento e noi abbiamo acquistato una bombola. Questo qui invece è il nostro scarico di acque nere direttamente collegato col water. Questo basta estrarlo, girare quel tubo e scaricarlo all'interno di questa bocchetta. Ultimo ma non per importanza, questo invece vano, dove abbiamo le acque da ricaricare pulite, lo scarico delle acque grigie, lo scarico delle acque chiare e appunto la presa per metterlo in carica. Questo è il reparto guida con le sedie che sono rotanti di 180 gradi, quindi queste sedie vanno poi a girarsi verso quella che si chiama la dinette o il tavolo del camper. Questo è l'ingresso principale. Qui di solito ci togliamo le scarpe ed entriamo solo con le ciabatte. Questa qui è la cucina, ecco qui la cucina, il lavello. Qui abbiamo la nostra dinette che si può anche togliere e diventare un quinto letto, scaffali nella parte superiore. Qui abbiamo il nostro primo letto con tutti i cassettini sopra. Qui abbiamo il nostro frigo con un altro cassetto sopra, un bel frigo capiente. Poi bagno con WC, doccia e tutti i comfort, e qui una zona per appendere un pochino di abiti. Abbiamo fatto una ricca colazione con frittata e avocado e ora siamo pronti per partire in direzione Lago di Scanno, che è a soli 700 metri vicino a questa montagna. Ma guardate mia moglie quanto è atletica, pronta per fare questo percorso di trekking. Questo è il lago di Scanno, che sembra pure un pochino ritirato, quasi come se fosse la stagione secca, ma il nostro obiettivo è fare il sentiero del cuore. Ora assaggiamo subito, ovviamente perché non ci è bastata la nostra colazione, il mostacciolo di Scanno, che è fatto con mandorle e cacao, solo che vedi il mostacciolo. Spezziamo, vai. È come il mostacciolo. Il test l'ho fatto prima. non sento vino. Non è male, molto cioccolatoso.
Dopo questa piccola pausa dolce, che ormai sembra tutto super zuccherato, forse perché mangiamo un po' meno zucchero ultimamente, proviamo a cominciare il sentiero del cuore, dove il lago si vedrà in un determinato punto a forma di cuore. Allora, questo è il sentiero ed è segnalato. Lì in pratica avete il lago, dietro questa struttura, si attraversa la strada e si sale su questo sentiero qua ed inizia il percorso. Siamo partiti col giubbotto, il secondo passaggio è stato toglierlo, poi abbiamo tolto la felpa, siamo rimasti a mezze maniche, non fa freddo. La pendenza è alta, quindi si suda, nonostante il tempo sia nuvoloso, ma l'aria è fresca. Questo lago è nato da una frana che bloccò il fiume Tasso. Questa frana in pratica crea una sorta di divisione e da allora questo bacino d'acqua è diventato quello che oggi chiamiamo il lago di Scanno. Allora, siamo arrivati alla parte principale, penso sia questa ora dobbiamo trovare la vista. Qui c'è una chiesetta, vediamo, quello lì dovrebbe essere Scanno, quella è la città di Scanno. Non è facile trovare il sentiero, cioè il punto preciso, c'è un punto dove tu arrivi, sembra che sia arrivato, ma in realtà non vedi niente. Quindi dovete proseguire costeggiando una piccola chiesetta chiusa per arrivare ad una seconda fontana che non si vede bene, eccola qui. Poi ci sono dei massi, eccoli qua, c'è un masso e poi c'è, eccolo qua, il sentiero del cuore, punto panoramico alto, e qui manca davvero poco. Questa finalmente è la visuale del lago. Ora si è annuvolato, però prima era un po' più intenso il colore. Ora le nuvole non ci stanno accompagnando, però il foliage quando viene illuminato è molto molto bello. Allora, abbiamo visto il cuore, è stato molto bello. Ora abbiamo fatto una piccola tappa per prendere un po' di caffè, perché domani mattina vorremmo preparare il nostro cappuccino sul camper. Ci siamo messi in moto per andare in direzione Campo Imperatore, ma nemmeno 5-6 km che abbiamo lasciato il lago di Scanno abbiamo trovato un altro meraviglioso lago, che è il lago di San Domenico. Guardate qui che spettacolo. Dopo qualche ora di viaggio ci siamo fermati a Santo Stefano di Sessanio, in un ristorante niente male. Cuore nero, piatto forte, ragù di cervo e stracotto di pecora. Super consigliato se passate in zona. E dopo quella bella cenetta di ieri abbiamo fatto una bella dormita in quest'area attrezzata di camper che vi faccio vedere. Poi tanto attrezzata non è, perché in pratica c'è solo la sbarra d'ingresso, c'è questa casetta dove all'interno nel distributore hanno inserito l'acquisto della notte a 15 euro. Qui abbiamo i nostri salutisti del gruppo. Dillo Mister Peppe che sta mangiando le scorze di uovo, uovo sodo, contengono delle proteine, avocado, solo acqua vita snella perché è povera di sodio. Comunque siamo partiti con le buone intenzioni di mangiare le uova, ma alla fine si finisce con ho mangiato anche le uova. Anche le uova. Vincenzo ha mangiato almeno mezzo barattolo. È vero. Incredibile. E l'acqua è sempre qui, nessuno la beve. Si riparte in direzione Campo Imperatore per alcune tappe, ma la più importante è quella culinaria. Eccoci arrivati alla prima tappa di Campo Imperatore. Sullo sfondo vedete il Gran Sasso. Questo è il lago di Presenzano. È davvero immenso questo posto.
le distanze sono molto ampie ed è completamente desolato, quindi accertatevi bene di avere diesel e di avere almeno un po' d'acqua, perché qui almeno per un tot di chilometri non c'è assolutamente nulla, è solo natura. È stata paragonata al Tibet italiano e anche in alcune zone dell'Islanda. Ora siamo scesi in un canyon che ci portava la mappa come punto di interesse. Ed in effetti a Campo Imperatore Sergio Leone girò alcune scene di Il buono, il brutto e il cattivo, ma anche continuavano a chiamarlo Trinità, proprio perché ha uno scenario tipico dei film western. Girare questo posto così vasto e poco attrezzato in camper è stato un grande vantaggio, in quanto potevamo sostare tranquillamente nelle aree di sosta e poter avere i comfort di una camera di albergo. Ora direzione Ristoro Mucciante per assaggiare gli arrosticini più buoni d'Abruzzo. Dopo solo 3 giorni di tedio abbiamo raggiunto l'obiettivo principale per cui abbiamo realizzato questa vacanza. Siamo venuti a Ristoro Mucciante. Guardate quanta gente c'è. In pratica si prendono 2 numeri, uno per le carni e uno per gli alimentari e bevande. Nel frattempo, se volete, potete prendere una birra nell'attesa. Quasi il nostro turno, vi facciamo vedere all'interno. Allora, in pratica si scelgono gli arrosticini, si paga in cassa, dopodiché si va al reparto salumi, formaggi, cremine. Eccole qua, che loro che stanno scegliendo. Eccolo qua, stanno scegliendo un bel pezzo di formaggio. Ora andiamo ad arrostire. Tavoli esterni gratuiti, le braci già sono pronte, preparate direttamente da persone che ti aiutano in questo. Devi solo arrostire e gustare la carne. Ecco, qui abbiamo arrostito i nostri arrosticini, salsicce, sotto abbiamo le costolette di agnello e le ragazze invece hanno preso un po' di salumi e il vino. Buon appetito! C'è un'aggressività su questo tavolo inimmaginabile. Pernella predica bene e razzola male. Mangia come se non ci fosse un domani. Si è mangiato una decina di arrosticini, Riflettevo sul fatto una che quando siamo a casa, una salsiccia di fegato, più salumi, più vino in quantità, più bruschette con formaggi sciolti. pane. Lasciamo questo splendido posto, qualche pecorella e ci fermiamo in una sosta camper. Questa sera sul nostro camperino, dopo aver fatto le docce e tutto il resto, abbiamo preparato una bella zuppetta di lenticchie Prese qui. prese locali da Santo Stefano di Sessanio, mezzo chilo 7 euro. Come e contornino poi abbiamo delle un po' di zucchinelle. verdure. Quindi ora siamo pronti per la cena. Questa mattina colazione a Campo Imperatore con Vincenzo che è sempre il primo ad addentare, non si spiega il perché. Stamattina facciamo un bel cappuccino con latte d'avena e siamo sulla strada del rientro per questa fantastica avventura. Potersi fermare e fare colazione con questo scenario vi assicuro che non ha prezzo. Sulla strada del rientro, breve tappa a Rivisondoli, al famoso ristorante La Portella. Anche questo super consigliato. Pasta fatta in casa e funghi e tartufi spaziali. Che dire amici, anche questo video termina qui. L'avventura in camper è stata breve ma intensa. Per chi avesse ancora dubbi se noleggiare o meno un camper, potrebbe provare come noi per un weekend e capire se fa il caso vostro. A noi è piaciuta e probabilmente la rifaremo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao!